Bentornati amici di Red Black Insights. Oggi ci immergiamo nei numeri reali dietro l'acquisizione del Milan. Grazie al supporto di documenti ufficiali possiamo finalmente svelare l'importo attuale del vendor loan concesso da Elliott a Redbird, aggiornato dopo il cruciale rifinanziamento di fine 2024. È un viaggio nei conti che risponde a una domanda fondamentale. Quanto costa davvero a Jerry Cardinale mantenere la proprietà del club? Per capire dove siamo oggi, dobbiamo tornare all'origine di tutto, ossia il 31 agosto 2022. In quella data si perfeziona la cessione del club. Il veicolo lussemburghese di Elliott cede quasi il 100% delle azioni del Milan a ACM Bidco, la società olandese creata da Redbird. Contestualmente viene costituito un pegno sulle azioni a garanzia del finanziamento. L'acquisto avviene, come sappiamo, in parte con capitali propri e in parte tramite un prestito del venditore, il famoso vendor loan. Inizialmente si parlava di cifre variabili, ma è stato lo stesso Cardinale a chiarire al Corriere della Sera di aver optato per un finanziamento puro da parte di Elliott per 550 milioni di euro a un tasso definito molto interessante, da ripagare in 3 anni. Ma cosa dicono i bilanci ufficiali? I documenti di Rossoneri Sport Investment Luxembourg ci dicono che l'importo erogato inizialmente era di 560 milioni di euro, poi ridotto di 10 milioni poco dopo, con un tasso di interesse dell'8%. Il tempo passa e gli interessi maturano. Il primo riscontro ufficiale lo abbiamo al 30 giugno 2023. Il debito totale di Redbird sale a oltre 585 milioni di euro. In questa fase avviene anche un passaggio tecnico importante. Elliott infatti trasferisce quasi il 96% del proprio credito alla sua controllata madre, Project Red Black, un altro veicolo lussemburghese, lasciando invariata solo la piccola quota riconducibile a Blue Sky. Arriviamo al 2024. Il debito continua a lievitare. Dal bilancio depositato in Olanda scopriamo che al 30 giugno 2024 la cifra dovuta è salita a oltre 634 milioni di euro. Parliamo di un aumento di circa 49 milioni in un solo anno fiscale a causa degli interessi. Ed è qui che arriviamo al punto di svolta. Il 20 dicembre 2024 il Milan comunica ufficialmente il rifinanziamento del prestito. Cosa succede esattamente? Redbird inietta 170 milioni di euro di capitale fresco. Questa mossa serve a coprire gli interessi maturati fino a quel momento e ad abbattere una parte del capitale. Facendo i calcoli, il debito aveva raggiunto un picco stimato di circa 659 milioni di euro a dicembre. Togliendo i 170 milioni versati da Cardinale, il capitale del prestito scende esattamente a 489 milioni, come confermato proprio dai comunicati. La scadenza viene quindi spostata in avanti, a luglio 2028. Ok, quindi tutto risolto? Non proprio. Analizzando i documenti previsionali al 30 giugno 2025, quindi 6 mesi dopo il rifinanziamento, emerge già una realtà finanziaria più pesante. A quella data il debito è risalito a oltre 523 milioni di euro. Significa che in soli 6 mesi, cioè da gennaio a giugno 2025, il debito è cresciuto di circa 34 milioni. Se proiettiamo questo costo su base annua, parliamo di circa 68 milioni di interessi all'anno. Mettendo in relazione questo costo con il capitale residuo di 489 milioni, il tasso di interesse chiaramente non è più quello dell'8% iniziale. I calcoli indicano che il nuovo tasso si dovrebbe attestare in base a stime tra il 12 e il 14% annuo, comprensivo anche dei costi accessori, ovviamente. Un aumento decisamente netto rispetto alle condizioni originali. Inoltre c'è un ulteriore dettaglio per il futuro. Il credito non è più in Lussemburgo, ma è stato spostato nelle isole Cayman sotto la società Sheva Investment Limited. Dato che chiaramente i bilanci nelle Cayman sono inaccessibili per il pubblico, non potremo più verificare il tasso esatto attraverso documenti ufficiali, ma ovviamente le stime attuali dovrebbero essere abbastanza precise e in ogni caso attraverso i bilanci in Olanda, quindi della ACM Bidco, potremo comunque ricavare bene o male il tasso di interesse e quindi il livello del debito anno dopo anno. Ma in conclusione, quanto costerà questa operazione a Cardinale?
Beh, salvo nuovi ingressi societari o ulteriori rifinanziamenti, il costo stimato di questo nuovo accordo fino alla scadenza del 2028 è decisamente impressionante, circa 210 milioni di euro di soli interessi. Siamo passati da un'operazione di 560 milioni nel 2022 a una struttura che, nonostante le iniezioni di capitale, continua a generare un peso finanziario notevole sulle spalle della proprietà americana.